Ragazzi, il mio fratello, ciao bro, che lavora qui vicino al Trasimeno, ha preso Neo, DJI Neo, gliel'ho consigliato perché per quello che devono fare è buono e quindi andiamo a vedere anche Neo su questo canale. L'altezza, cioè la modifichi per forza guardando in alto? Non è possibile. No. Cioè, quindi tiro su e lui va su. Sì. Eccoci ragazzi qui con la mia moglie lì che fa l'uncinetto, le borse, e qui con mio fratello che adesso andiamo a vedere Neo. Primo utilizzo, per lui è il primo utilizzo di Neo, vediamo come se la cava. Già pronto e andiamo a utilizzarlo. Ma vediamo le differenze di grandezza fra Avata 2 e Neo. Qui abbiamo la mia dotazione Avata 2 con motion controller, joystick, RC, gli occhiali e le batterie. E qui abbiamo la dotazione di mio fratello con DJI Neo, motion controller, batterie e occhiali. La cosa più importante che vediamo di differenza è sia la grandezza del drone a confronto, che qui abbiamo un C1 marchiato EASA C1 e qui abbiamo un C0, e la differenza di occhiali. Guardate quanto sono più piccoli gli occhiali di Avata 2 e quanto invece sono più grandi gli occhiali di Neo. Abbiamo messo Neo in terra, che è veramente minuscolo, però cosa succede? Mattia voleva provare a connettere il motion controller direttamente a Neo, ma non funziona, perché questo non è altro che un controller che va connesso al dispositivo di controllo. Lui ci vuole gli occhiali. Per forza. Quindi sì, ci vuole gli occhiali. Perché appunto il motion controller è fatto per essere comandato dagli occhiali in FPV. Primo set degli occhiali, alza le tue antennine. Mamma mia, poi sono grossi, i miei sono più piccoli. Guardate anche che differenza la grandezza delle batterie. Questa è Avata 2 e queste sono DJI Neo. Direi che a livello di comodità, utilizzo per scopi amatoriali, ma anche per produrre video con drone FPV, io ho consigliato DJI Neo perché è molto più intuitivo, leggero, non si rompe se cade, le batterie sono più piccole, c'è molto più praticità anche per l'utilizzo che ne deve fare lui. Mi raccomando che se guardi i miei video e ancora non ti sei iscritto, ti invito a iscriverti, perché questo mi aiuterà molto nello sviluppo del mio canale. Il motion controller è connesso. No, devi staccare il telefono. Basta che chiudi l'app. Connessione non riuscita, collega al visore, eccolo. Ora è connesso. Sì. Ha staccato il telefono e si è connesso al visore. Mettiamo la SD nel visore perché il drone non ha bisogno di SD alla memoria interna. Almeno andiamo a registrare anche la visione di quello che vede Mattia all'interno del visore, che in questo caso la SD è sopra, negli occhiali che ho io è dentro gli occhiali. Questo di Avata 2 è molto più piccolo perché comunque il drone Avata 2 è più ingombrante, mentre questo è un pochino più grande e è di Neo, che è un drone molto più piccolo. Sarebbe utile avere comunque un visore piccolo, però questo è così. Altre differenze che si possono notare è il fatto che il cambio delle diottrie e della messa a fuoco è manuale direttamente qui all'interno del visore e la scheda SD è sempre all'interno del visore, mentre con il DJI Google di Neo non abbiamo la modifica delle diottrie o della messa a fuoco direttamente qui sotto e abbiamo la scheda SD posta al di sopra. Probabilmente la regolazione delle diottrie o dello zoom viene fatta internamente, cosa che ancora non abbiamo provato. Versione firmware della batteria incompatibili. Allora va aggiornato. Ma l'ho aggiornato ieri! Lo so, ma la batteria va aggiornata anche quella. Ah, perché forse ci ho messo un'altra batteria. 9%, 11%, 12%. Questo è il tasto di accensione con il classico sistema di accensione DJI, mentre qui davanti c'è il tasto per controllare le modalità automatiche di volo quando si decolla senza radiocomando.
Ah, lui è praticamente pronto. Allora, avviare le eliche per 2. Tieni premuto. Madonna, è piccolissimo. Sì. È un microbo. Mi sembra che avevo zanzarone intorno. Mm. Insieme sono contenti. Un'altra cosa, anche per quanto riguarda il DJI Neo, è possibile utilizzare il joystick, il DJI RC, con gli occhiali, perché sono compatibili e si può anche pilotare in manual con il radiocomando. E qual è la differenza tra motion controller, radiocomando classico, in questo caso del Mini 2, e l'RC, il joystick RC? Che questo è l'unico modo di pilotare il drone in modalità acro, quindi la manual mode, anche detta acro, è la modalità in cui il throttle viene posto al minimo in basso, mentre il massimo è in cima. La differenza è che appunto per dare quota non si dà quota in base all'altimetro, il drone controlla l'altimetro e alza la quota in questo caso. Questo praticamente la rotazione delle eliche aumenta senza dare considerazione all'altimetro. Quindi così siamo al minimo, eliche al minimo senza volare, in questo caso cadrebbe il drone, mentre così siamo al massimo e abbiamo la massima energia del throttle. Mi raccomando che questa modalità di volo col throttle in questo modo è relativa al mode 2, perché ci sono 4 modalità di controllo del joystick in base a come si comporta i joystick sul movimento del drone. Il mode 2 consente di utilizzare quindi il throttle sul dito sinistro, in basso è al minimo e in alto è al massimo. Ma spendiamo anche 2 parole su come funziona il motion controller, perché per molti all'inizio potrebbe essere non molto intuitivo. Quindi per andare avanti e indietro con il drone si usa il grilletto. Premendo il grilletto si va avanti verso la parte frontale del drone. Premendo in su si frena e si va indietro, mentre il movimento su e giù del polso ci dà l'altitudine o l'abbassamento di quota del drone insieme all'inclinazione della fotocamera, mentre la rotazione sull'asse del polso ci dà lo spostamento verso destra e lo spostamento verso sinistra. Funziona grazie a dei giroscopi che sentono quindi la direzione in cui viene spostato il polso. E mi raccomando, non fate il movimento trasversale così perché non funziona, bisogna fare la rotazione del polso. Ma vediamo cosa si vede all'interno degli occhiali. Qui in basso a sinistra puoi vedere la modalità di volo, N sta per normal, poi c'è l'altezza dal punto di decollo, distance dal punto di decollo. Questi sopra sono lo scostamento in metri al secondo in tempo reale. Qui c'è la distanza dal suolo reale, dal sensore posto al di sotto del drone. C'è la percentuale di batteria e il tempo residuo, il segnale radio e il segnale del visore, a quanto trasmette il segnale video, in questo caso 50 mega al secondo, il numero di satelliti, 24 satelliti, la percentuale di batteria del visore 95%, questa etichetta arancione modalità principiante perché il drone è pilotato in modalità semplificata a bassa velocità. Qui in alto c'è da quanto sta andando la registrazione e al centro si può vedere la croce e un cerchio. Il cerchio è la direzione in cui sta andando il drone, mentre la croce è il centro dello schermo. Area sotto il velivolo non adatta, perché? C'è i sassi, Mattia. Non ti atterra? No. Abbassati allora, sì, abbassa. Che figata paurosa.
Adesso guardate quanto è piccolino, questa è la mia mano. Vado a utilizzare per la prima volta le funzioni automatiche di volo che tracciano il mio volto e il mio corpo e mi seguono secondo alcune impostazioni predefinite. Andremo a utilizzare il tracking in modo che il drone segua me durante la camminata. Vado a accenderlo, classico pulsante di DJI, tocco e tengo premuto, il drone si accende. Vado a selezionare la modalità di volo che è già selezionata su tracking, però se io premo vado a cambiare l'impostazione. Adesso ha detto droni, che è l'impostazione droni. Circle, rocket, spotlight, direction track, follow. Utilizzeremo il follow. Quindi adesso vado a posizionarlo con la telecamera verso di me in modo che veda il mio viso. Da i LED vedo che è pronto, ha preso il satellite e quindi vado a attivare la funzione automatica. Come faccio? Tengo premuto mentre l'ho davanti con la telecamera verso di me. Medium follow. E il drone è attivo. Adesso, se io mi sposto, prima di continuare con il Neo, ragazzi, vi voglio dire che io ho cambiato conto bancario, mi sto trovando molto bene con Revolut. Vi invito a provarla perché è un conto veramente eccezionale, molto veloce, istantaneo e in più c'è il conto cointestato con la moglie. Io ho un conto cointestato con mia moglie, un conto personale e in un clic possiamo trasferire i soldi da una parte all'altra come ci pare. Anche lei ha un suo conto e quindi utilizziamo praticamente Revolut per gestire i nostri soldi e trasferirci i soldi senza pagare alcun tipo di commissione. È veramente comodissimo. Fammi sapere come ti troverai se la scarichi e la provi. Il drone seguirà me mentre registra, perché ogni funzione di volo automatico fa partire in automatico anche la registrazione. Io mi sposto e lui mi segue da dietro in questo caso, perché la modalità tracking segue il soggetto da dietro. Io mi sposto e lui mi segue normalmente, mi giro e lui continua a seguirmi sempre in questa direzione, perché segue la direzione di spostamento del soggetto. Una volta che ho terminato posso fermarmi, metto la mano e il drone a terra. Tutto automatico, senza telefono, senza visore, senza radiocomando, tutto utilizzando le funzioni automatiche. Naturalmente, oltre a questa modalità ravvicinata di tracciamento, è possibile andare a allontanarlo o avvicinando tramite comandi vocali anche direttamente attraverso il telefono. Quindi differenze tra Avata 2 e Neo sono notevoli a partire dall'ingombro e dal peso. Questo Avata 2 lo consiglio per chi ha possibilità di avere spazi aperti grandi dove utilizzare il drone, mentre Avata 2 lo consiglio per chi vuole fare riprese magari più amatoriali in ambiente un pochino più urbanizzato e dove non abbiamo grandi spazi aperti. Essendo un C0 non abbiamo problemi con la normativa, possiamo andare un po' ovunque e ingombro e peso sono contenuti per poterlo utilizzare sia in FPV che con modalità automatiche o radiocomando classico per eseguire riprese come si vuole. Naturalmente sono tutti e due droni con la ideologia dell'FPV, con la tipologia di volo dell'FPV, quindi non hanno un gimbal stabilizzato. Praticamente la telecamera non è stabilizzata sull'asse orizzontale. In questo modo la telecamera si muove con il drone. Questo per fare in modo che il pilota sappia sempre in che modo è inclinato il drone, perché in base all'inclinazione del drone si sa se va a sinistra, a destra e quindi si ha un controllo migliore. Il volo FPV si può fare anche con i droni DJI come Mini 3 Pro e Mini 4 Pro
ma in quel caso comunque lo stabilizzatore viene ancorato, diciamo, al movimento laterale, perché se no non riusciremmo a controllarlo efficacemente in FPV. Avato 2 lo consiglio quindi a chi vuole fare un passo in più e andare verso qualcosa di più professionale, sempre però tenendo conto del peso ingombro e del pericolo di andare addosso a qualcuno o qualcosa. Mentre Neo lo consiglio a chi non ha avuto esperienza di FPV, vuole fare riprese magari un po' più amatoriali per scopi personali o comunque per la propria attività lavorativa. Per quanto riguarda il QR code, in caso di Avata 2 io l'ho posto al di sotto in modo che quando vola non dà fastidio all'aerodinamica del drone, e ce l'ho messo con un velcro adesivo in modo da poterlo staccare e attaccare su altri droni a piacere. Ho optato per questa opzione invece di un adesivo classico perché comunque non ho avuto modo di stampare adesivi, ma l'adesivo classico applicato sul drone è meglio per un fatto di aerodinamica, però se lo deve pilotare un'altra persona bisogna andarlo a sostituire. In questo caso, se lo pilota in un'altra persona e c'è il velcro, si può intercambiare con altri QR code di chi pilota il drone. Per Neo direi di stamparlo in piccolo formato e applicarlo al di sopra del drone, perché al di sotto c'è la batteria e quando si cambia la batteria il QR code viene staccato. Detto ciò ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona serata e noi ci vediamo nel prossimo video.